Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024, andiamo a vedere cosa si paleserà per te nella realtà fenomenica, nella realtà 3D, affinché possiamo andare ad adempiere al sommo scopo della nostra anima per realizzare il grande capolavoro della nostra vita. Quindi, ragazzi miei ragazzi, vi invito a studiare i podcast dell'arte sciamanica per andare ad applicare quello che poi andremo a vedere nelle linee guida che ci daranno i tarocchi sotto forma di eventi che vanno a manifestarsi, ok? Abbiamo un cielo di novembre potentissimo dove metterei l'attenzione sulla Venere in Capricorno che entra nel tuo segno dal 12 novembre, ok? Abbiamo questa Venere in Capricorno nel tuo segno e là inizierai a definire veramente cos'è la Venere in Capricorno. La Venere in Capricorno inizia a dare nuovi confini alle cose, cioè l'amore si costruisce minuziosamente, dice la Venere in Capricorno, si dimostra, si fa vedere nei fatti. Più che le parole stanno a zero se non nei fatti. Per la Venere in Capricorno l'amore è un progetto a lungo termine, si definisce pian piano, è serio, è un progetto serio, è un progetto ambizioso. È come se la Venere in Capricorno fosse un mix di visionarietà e ambizione, perché guarda sempre a quello che le cose possono diventare. E quindi cosa può accadere per te in questo mese con la Venere nel tuo segno, o anche se hai Venere proprio in Capricorno? Una selezione, cioè una selezione rispetto a quei rapporti che sono indefiniti, che vengono passati tutti in rassegna, no? I rapporti indefiniti, per cercare di capire meglio i connotati. E quindi perché questo? Perché il Capricorno non ama la banalità e il superficiale. I discorsi verranno stimolati per andare più in profondità, saranno su prospettiva a lungo termine, quindi questa Venere in Capricorno nel tuo segno ti darà proprio una spinta in più a definire che cosa hai davanti veramente. E rispetto alle relazioni, quindi è un postulato imprescindibile sulle relazioni dove verrà puntato l'accento. E Venere in Capricorno ti fa porre delle domande. Investo? Non investo? Oppure sono pronta a investire? Ne vale la gioia? Sento un'autenticità, una comunione di intenti con questa persona? Oppure sento dei pesi? Ecco, se la relazione o se quello che senti per qualcuno si sta facendo più impegnativo, allora sei pronta o non pronto? Ti fa fare queste domande. Fatto sta che con la Venere nel tuo segno, o hai la Venere in Capricorno, ti fa porre queste domande, cioè su chi vado a investire, su quali rapporti, certamente quelli che hanno una similitudine all'autenticità, quelli che si confanno alla mia vera essenza, alla mia vera natura. Quindi questo accadrà dal 12 in poi, fino all'11 l'abbiamo ancora in Sagittario, no? Questa voglia di leggerezza, di conoscere l'oltre. Ecco, una volta che abbiamo conosciuto l'oltre, ci siamo spinti con questa Venere in Sagittario a più leggerezza, come dire, più festosa, più... Ecco, adesso andiamo a mettere radicamento. E grazie anche a Mercurio in Sagittario avremo la possibilità di esplorare anche a livello comunicativo che tipi di orizzonti ci sono nei rapporti e avremo anche quella curiosità, desiderio di conoscere ciò che c'è al di là del quotidiano, cioè proprio perché questa Venere minuziosamente ambiziosa guarda al di là del quotidiano e ti aiuterà questo Mercurio in Sagittario. E poi per andare incontro a questo definirsi dell'autocoscienza abbiamo questo meraviglioso Marte che passa in Leone il 5 novembre, che per tutti i segni dello zodiaco ci dà il coraggio, l'azione, riaccende la voglia di agire per dare voce al proprio talento e non farsi più mettere i piedi in testa da niente e nessuno. E quindi il postulato di questo è io valgo, agire per amor proprio, rispetto a ciò che non ci sta bene,
che è la mente razionale, ok? Poi abbiamo questo luna nuova in Scorpione il 1° novembre con la luna piena in Toro, ma tutto questo poi lo andremo a vedere durante il corso del mese. Focalizziamoci adesso su di te con la nostra stesa e vediamo adesso qual è il postulato imprescindibile della tua evoluzione in questo mese. Quindi ragazze mie e ragazzi, vi suggerisco di salvarvi il video e guardarvelo più volte durante il mese, perché è proprio il programma evolutivo per te in questo mese. Rispetto a questo programma evolutivo vediamo attorno a cosa gravita la tua evoluzione. Vediamo. Capricorno, qual è l'archetipo attorno al quale gravita l'evoluzione delle mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno, dei miei trascendentalisti Capricorno? Vediamo. Qual è il postulato imprescindibile attorno a cui si aggira l'evoluzione del Capricorno? Vediamo. La professoressa, quindi è la conoscenza, la capacità di comunicare la conoscenza, l'esperienza, le abilità e la saggezza. Guarda, questo è il mese in cui tu avrai la capacità di comunicare la tua saggezza, l'esperienza che hai avuto e la saggezza derivante da tale esperienza. Avrai grandi abilità di fare questo, di comunicare la conoscenza agli altri, ma soprattutto la conoscenza empirica di ciò che hai già sperimentato, quello che ti è arrivato a livello di conoscenza grazie all'esperienza che hai avuto nei fatti, con le cose, in tutti gli ambiti. Quindi qua c'è una donna che insegna e ha un mappamondo in mano, l'esperienza che hai avuto dalla vita. Questo è il mese in cui la tua evoluzione si aggira intorno a passare in rassegna quello che hai appreso dalla vita, a metterlo in pratica, ma soprattutto a comunicare agli altri la tua conoscenza. E questo ti darà anche un feedback molto speciale, molto bello della tua conoscenza sugli altri, cioè gli altri ti ringrazieranno perché applicheranno anche i tuoi suggerimenti, i tuoi consigli, o semplicemente il tuo modo di raccontare le cose della vita. Stimolerà negli altri un'ispirazione importante a fare altrettanto, ad andare incontro al loro coraggio di perseverare, di andare incontro alla realizzazione di qualcosa che vogliono realizzare grazie ai tuoi insegnamenti o semplicemente a una tua parola. Quindi tu insegnerai questa conoscenza. Bellissimo! Molti di voi fanno gli insegnanti, lo so, o hanno dei lavori a contatto col pubblico e trasmetterai proprio questo e ti vedo compiaciuta o compiaciuto di questo, eh? Ok. Wow, vediamo gli oracoli che cosa ci raccontano in merito a questo. Vediamo. Capricorno, come andare ancora incontro a questo? Cosa ci raccontano rispetto a novembre 2024? Il fungo galattico, la matrice divina. Ci sono cose che tu non sai ancora, che grazie a quello che farai in questo mese si sedimenteranno ancora di più, tipo ci sono dei desideri che vuoi realizzare, delle cose che vuoi manifestare. Ti dicono, anche se non vedi quello che vorresti subito sopra, il fungo, no? Il fungo ha delle reti straordinarie sotto la superficie che tu non vedi. C'è una matrice divina, la matrice divina è proprio quello che tu non vedi, no? L'universo ti ascolta, ma tu non lo vedi, è tutto quello che sappiamo già. Quindi ci sono cose di cui tu guardi magari soltanto la punta dell'iceberg, però tutta una profondità di rete collegata che tu non sai. Vediamo ancora. E questa carta mi conferma quest'altra, il fuoco fatuo, tesori nascosti nell'ombra. Questo è un mese della gestazione, di qualcosa di più importante che capiterà il mese dopo, credo per il tuo compleanno. Vediamo un po', sì, tesori nascosti nell'ombra, cos'altro? Non avevo dubbi. Il benefattore, grazia e generosità. Ci sono cose che si paleseranno più in là, cose proprio, delle cose mi dicono.
di cui ancora tu non sai niente. Il benefattore, grazie a generosità, vedo che verrai premiato, premiato per il tuo essere in questo mese. Quindi ci sono queste cose che ancora non sai, che sono il preludio di quello che già che queste cose che allora questo che ti arriva, questa grazia e generosità, questo benefattore è il preludio, l'inizio di qualcosa che poi ti arriva dopo. Grazia, generosità, il benefattore, sì, verrai premiata per delle tue qualità, di talenti. Voglio vedere subito i tarocchi che dicono prima di pronunciarmi oltre, perché già stavo dicendo altre cose, però voglio vedere i tarocchi cosa ci dicono in merito. Allora, vediamo. Capricorno. Cosa accade nel novembre 2024? Mi è incuriosito perché tesori nascosti nell'ombra, grazia, generosità, vediamo un po'. Di cosa mi parla tutto questo? Novembre 2024, Capricorno. La torre, abbiamo avuto una torre qua, un cambio portato dalla vita. Regina di denari. Ok, ho capito, 9 di bastoni. Qua vedo molto stress legato a quello che per te è la stabilità, anche sul lavoro, sulla casa, sulla famiglia, stanchezza relativa a queste circostanze qui, stanchezza nel portare avanti delle cose di famiglia, stanchezza, un po' di stanchezza vedo. Cos'altro? Paggio di denari, però ci sono novità in ambito o lavorativo, o un nuovo lavoro, o delle entrate di denaro, o delle comunicazioni di lavoro. Per cui, allora, è come se fossero successe delle cose nell'ambito della tua stabilità, o del lavoro, o della casa. Questo non ti ha però frenato nell'arrenderti, anzi sei andata incontro, ti vedo andare incontro a determinazione nonostante la stanchezza, no? Della serie io ce la faccio, continuo, continuo, anche se non vedo dei risultati eclatanti come li vorrei, ma qua paggio di denari, quindi qualcosa, come ti dicevo qua, qualcosa che non sai, e qua ci sono comunicazioni, mi parla il paggio di denari, i denari sono la stabilità, la concretezza. Ok, va bene, vediamo un po'. Qua abbiamo il 10 denari, comunicazioni che ti danno maggiore stabilità, comunicazioni che riguardano la casa, oppure lavoro che ti dà stabilità, sì. E infatti vedi c'era una situazione 8 di spade, 2 di spade, una situazione di mal di testa, agonia, un po' di agonia mentale. Vediamo. Allora, cos'altro in questo mese? E vedi 5 di bastoni. È successo qualcosa o mi parlano di una cosa che è caduta giù, la torre, e 5 di bastoni, conflitti con altre persone o situazioni di tensione. Veniamo da qui, da questa situazione. Cosa succede quindi a novembre? 3 di bastoni, apertura di cammino. Cavaliere di spade, comunicazioni. Wow, 6 di bastoni, guarda, a fine mese, o già la metà del mese, io credo a fine mese, qua ci sono comunicazioni di successo. Eccolo dove stava il benefattore generosità, non a caso il 6 di bastoni mi parla di pieno esito e successo rispetto a situazioni che ti hanno visto un po' stressata ultimamente, o rispetto alla casa, o rispetto al lavoro, o hai litigato con qualcuno e qualcosa è caduta giù. Incapacità di intendersi con qualcuno, c'è stato un cambio mandato dal destino, tu però non ti sei arresa, hai avuto pazienza o arreso, hai avuto pazienza davanti a questa situazione, o può anche accadere in questo mese, eh? Se non è accaduto può accadere, io leggo le energie. E poi qua ci sono comunicazioni che aprono una nuova via e ti portano a metterti alle spalle tutta una situazione di incertezza o di pesantezza, di stanchezza, parlando o di denaro o di lavoro, qualcosa che ti dà il senso di riprenderti in mano il controllo delle situazioni. Ecco perché grazia e generosità. Vediamo un po' di cosa mi parla questa torre.
la morte, nella tappa dello Scorpione, che quindi siamo entrati nella tappa dello Scorpione, è successo qualcosa o può succedere durante novembre. Arriva un cambio, è arrivato un cambio, qualcosa di inaspettato, che ti ha dato dolore o ti ha dato un senso di pesantezza. La vita ti ha messo davanti una situazione difficile con delle persone, di tensione. Arriva un cambio, ok? Arriva un cambio, è arrivato un cambio per spazzare via il vecchio. Paggio di spade, o hai litigato con qualcuno qua, con una persona che si è messa in mezzo nel lavoro, qualcosa è successo. Mm. Voglio vedere adesso di cosa mi parla questo 6 di bastoni. Wow, il sole! Di notizie felici che arrivano, di notizie felici che arrivano, credo a fine mese o da metà mese in poi vedrai le cose cambiare. E notizie felici che arrivano, vedo tanta felicità per te, una rinnovata felice per aver ripreso in mano il controllo di una situazione, ok? E quindi anche notizie felici, il Cavaliere di Spade, che parlano di queste situazioni qua. Vediamo un attimo di cosa mi parla il Paggio di Denari. 5 di coppe, c'è una proposta da parte di qualcuno qua. 5 di coppe mi parla di tristezza, quindi una comunicazione che riporta un sollevamento d'animo, un sollievo, un 5 di coppe, ripeto, mi parla di tristezza, di abbandono, di anche qualcuno che ha dei sensi di colpa e ti propone un incontro, mi parla di situazioni o lavorative. Nello specifico non mi parlano d'amore, però adesso l'amore poi lo andiamo a vedere. Mi parlano di un incontro, comunicazioni che porta in concreto il Paggio di Denari, il paggio più concreto di tutti, che riportano una felicità, una situazione da nuove comunicazioni che ti fanno uscire da uno stato di stanchezza, insomma, mi spiego? Ok. Quindi questo può essere successo o può accaderti in questo mese. Non lo so, il tradimento della fiducia di un amico, di qualcuno sul posto di lavoro, qualcuno che si è messo in mezzo, tutta sta situazione qua, te ne esci, ok? Mm. Cosa porta questo 6 di bastoni ancora? Alla regina di bastoni, ti prendi in mano il controllo della vita di nuovo. Pieno potere, pieno controllo di tutte le situazioni, ok? A tuo favore, va bene. Ora andiamo a vedere l'amore, visto che non me l'hanno specificato. Vediamo un po' sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno in amore, visto che abbiamo la Venere nel tuo segno? Vediamo un po' la tua energia, prima di tutto, la tua energia in amore, il mondo, nuova tappa. 6 di coppe, il re di denari. C'è una persona che conosci molto bene, che vuole iniziare una nuova tappa con te. Qua c'è una persona che conosci molto bene, 6 di coppe. Mi parlano di un re di denari, può essere Capricorno come te, Toro, Vergine, avere l'ascendente in tal senso, però qua c'è una persona che vuole riconnettersi con te, possibili le comunicazioni tramite WhatsApp, internet. Qua c'è amore o c'è una connessione molto bella. Qua c'è 10 di spade, può essere accaduto qualcosa di forte tra te e questa persona. Oppure, se non c'è nessun tipo di passato, vedo che c'è una persona che ti farà di nuovo emozionare il cuore, mi viene da dire. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. L'energia di questa persona che arriva nei tuoi confronti qual è? Re di spade, il diavolo, il 3 di coppe. Questa è una persona che prova una forte attrazione per te. È una persona che sa quello che vuole, re di spade, il diavolo, sa quello che vuole e se lo vuole prendere. 3 di coppe
Vedo una persona che ti invita fuori, ti invita da qualche parte, e può essere una persona con la quale c'era silenzio tra di voi o si è mantenuta un po' più fredda, però è come se il diavolo, 3 di coppe, è una persona chiaramente che sa quello che vuole, usa anche una certa strategia per prenderselo, ok? Nei tuoi confronti. E quindi sì, qua vedo 3 di coppe, vedo questa persona ha delle intenzioni di vederti, di divertirsi insieme, sì, per molti di voi lo conoscete già questa persona. E c'era silenzio, Capricorno sei tu il diavolo qua. Possibile anche Acquario, Gemelli e Bilancia questa persona. Cavaliere di denari, una persona che magari si prende i suoi tempi, sa quello che vuole, se lo prende secondo i suoi tempi, può avere un'attitudine un po' più egoista o comunque sia avere le idee chiare sulle sue cose. Vediamo comunque alla fine cosa succede. In amore per te, Capricorno, 10 di coppe, il sole, Cavaliere di spade, sì, qua vedo qualcuno che viene a prenderti. 10 di coppe, sole, Cavaliere di spade, qualcuno che passa all'attacco, te l'ho detto qua, sa cosa vuole, vuole vederti, vuole incontrarti. E qua abbiamo un bellissimo incontro col 10 di coppe, di riconnessione, molta felicità, il sole, e Cavaliere di spade mi parla di comunicazioni all'improvviso che arrivano da questa persona. Forse lavora fuori, lavorava fuori, oppure una persona che può lavorare fuori, se è una persona nuova. Sì, se è una persona nuova vedo una connessione che arriva istantanea. C'è una connessione che arriva istantanea, probabilmente di anime gemelle, qua con il 6 di coppe. Vedi, paggio di denari ti propone un invito, ti propone qualcosa, e questo paggio di denari si riaffaccia anche a questo che abbiamo visto qua. Anche una persona mossa da un certo pentimento potrebbe essere, con la quale hai litigato, c'è stato qualcosa. Vediamo un po', carta positiva per te nell'amore. 10 di spade, abbiamo avuto una situazione difficile a livello emozionale, te lo togli davanti questa situazione difficile. C'è una chiusura, un 10 di spade al tuo positivo mi parla di una situazione che o resuscita al meglio del meglio o è una situazione completamente nuova. Vediamo un po', carta negativa, 5 di denari, carta negativa. Non ci hanno dato il valore che meritavamo, questo è il senso. Se è una persona che già conosci, questa persona non ti ha dato il valore che meritavi. Se è una persona che non conosci, a te ti fa un po' fatica aprirti perché non vuoi di nuovo restare in situazioni difficili, però non è un problema perché vedo che qua ti apri. Sì. Vediamo ancora sul 10 di spade, carta positiva per te. 3 di bastoni, c'è un'apertura di cammino, ti metti alle spalle questo dolore qua, vedi, o questa chiusura o situazioni tormentate, te le metti alle spalle. Il 3 di bastoni mi parla dell'apertura di cammino, muovere passi verso il nuovo e mettersi alle spalle, sono 2 donne di spalle, il passato, quindi c'è una ventata proprio di freschezza che arriva per te, ok? Ok, dopo tanti pesi, vedi 10 di bastoni, paggio di denari, sì, hai avuto tanta forza per recuperarti, sì, ma la cosa sembrava difficile. Non a caso il benefattore grazia e generosità, non te l'aspetti proprio secondo me questa cosa. Non te l'aspetti proprio, magari stai pensando a una persona con cui sei stata bene o una persona che conosci, boom, e poi arriva questa comunicazione. Qua abbiamo forti segni, il Capricorno come te, pure Leone, e i segni di terra, Scorpione, sì. Vediamo con queste altre, voglio vedere Capricorno, amore novembre 2024. Sì, sì, te l'ho detto, amore festoso, e qua abbiamo il 3 di coppe, vedi? Sono simili come carte. Amore festoso, vedo celebrazione, festeggiamenti, ilarità, gioia. Il sole è uscito 2 volte nella tua stesa, c'è molta gioia, una ripresa psicofisica proprio. Vediamo un po' questa persona cosa ti dirà con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione, ok? Allora, vediamo un po' questa persona cosa ti dirà. Sto tornando da te. Che cosa vi ho detto? Per molti di voi è un ritorno con il 6 di coppe. E a te ti piace questa cosa, quindi un gruppo sostenuto di voi è una persona che conoscete bene, ok? Perché siete felici con la vostra energia qua sopra, mi spiego? Altrimenti è l'amore che sta tornando da te. Cos'altro?
non sono stato onesto, e qua ci sono delle scuse anche da chiedere se è una persona che già conosci, non è stato onesto, e qua c'è la voglia di chiarire con il sole, il cavaliere di spade, chiarire, passare all'attacco, parlare, dire la verità, ok. Cos'altro? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una frase di una persona, che puoi essere anche tu, che ha sperimentato un grossissimo dolore. Io qua ti vedo affaticata, affaticato, e qua c'è anche un 10 di spade, quindi è come se fossi entrata negli inferi, nelle profondità, avessi fatto esperienza. Adesso c'è un premio grandioso a livello emozionale, e parliamo anche della persona, no? Perché l'altra persona è sempre il tuo specchio. Anche questa persona ha esperienze simili, magari complementari, in cui ha fatto il viaggio negli inferi, e adesso c'è la voglia di celebrare, di darsi, e soprattutto ti dico una cosa, questa, con questa Venere in Capricorno, no? Che abbiamo per te, ehm, questa delimitare questi, cioè che cosa siamo noi, ecco, nel che cosa siamo noi, qua nella tua energia abbiamo un re di denari, cioè arriva una persona nei tuoi confronti, la vedrai, una persona di spessore, con questo 6 di coppe, preceduto dal 6 di coppe il mondo, una persona di spessore, una persona che ha dei valori, dei principi, del radicamento, una persona che ti dà fiducia, di cui sentirai questa fiducia, e ci sarà modo di parlare. Ricordiamo, abbiamo Mercurio in Sagittario dal 3 novembre per tutto il mese, dove ci sarà proprio la possibilità di dialogare verso quella minuziosità quotidiana anche del futuro più in là. Il futuro non esiste, però quel radicamento che ti permette di fidarti, e con Mercurio in Sagittario che ci dà la possibilità di guardare al di là del quotidiano, di conoscere anche ciò che apparentemente non si vede, ricordiamo il fungo galattico, e questa Venere nel tuo segno ci permetterà di definire rapporti indefiniti. E quindi non vedo, non c'è banalità, c'è concretezza, c'è bellezza, ma andiamo a vedere ancora di più un attimo. Con queste, qual è l'energia di questo re di denari, anzi che lo stabiliamo col diavolo, l'energia del diavolo nei tuoi confronti è il cavaliere di coppe. Qua c'è la voglia di aprirsi, di venire da te, di aprirsi emozionalmente, e tu lo percepirai come una persona di spessore, mi spiego, proprio perché abbiamo questa Venere in Capricorno, ok? Bellissima tra l'altro. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima, e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!